Ciao Martina, grazie mille per essere qua. Come stai? Tutto bene, Giorgia, come stai tu? Tutto bene? Allora, intanto dico due cose veloci. Martina Lagna è laureata in scenografia all'Accademia di Belle Arti di Perugia e dopo un master in lighting design al Politecnico di Milano e un'esperienza all'estero in Australia dove si è occupata di luce per il teatro, si trasferisce a Londra nel 2017, dove tuttora vive e lavora per lo studio Nulti Lighting, che è uno dei migliori studi al mondo del design della luce. Recentemente è stata premiata anche tra i migliori talenti under 40 del settore dell'illuminazione. Quindi grazie mille per essere qui con noi. E so che anche tu solitamente ti occupi di grandi progetti di illuminazione, di grandi alberghi, negozi, parchi e quindi grazie oggi per regalarci il tuo prezioso consiglio per migliorare la prolungata permanenza in casa utilizzando la luce al meglio. E mi ha fatto piacere perché hai deciso di darci dei consigli oggi su come la luce ci può aiutare a lavorare meglio. E questo è un argomento molto prezioso perché sta diventando un'abitudine abbastanza diffusa. Infatti, mai come oggi ci siamo mai dovuti confrontare a lavorare da casa, quindi trovare, scegliere, cercare un luogo della casa da adibire al luogo di lavoro. Allora, per esempio, un grosso problema che le persone che non sono abituate a lavorare a casa riscontrano è quello proprio della concentrazione, no? Del potersi concentrare un tot di ore senza essere costantemente anche solo distratti da quello che succede o da quello, essendo a casa, viene da alzarsi, vengono in mente delle cose, allora quindi questa distrazione per chi non è allenato è molto più difficile. Allora la luce come può aiutarci da questo punto di vista? Assolutamente, la regola numero uno è comunque scegliere una postazione vicina della luce naturale, quindi vicino a una grande finestra. Quindi consiglio, come nel mio caso, come vedete, mettere il Certo. monitor del computer contro la finestra. Questo è molto importante anche perché se si cerca di invece muovere il monitor di lato o di spalle alla finestra, oltre al fatto che ovviamente crea forti contrasti e anche provoca dei riflessi forti nello schermo, e quindi questo Quindi comunque dà finestra tipo. dietro agli schermi e non, cioè di fronte a sé e non dietro a sé, perché chiaramente le superfici degli schermi luminosi sono anche riflettenti, Esatto, quindi quindi darebbe riflette più fastidio. urbano. Ok, beh, allora devo dirtelo, pochissimi avranno la possibilità di avere una finestra così bella come quella che hai tu. Ma oltre a quello va bene, ok, quando si ha la possibilità bisogna succhiare tutta la luce naturale possibile. Esatto. Però probabile che la maggior parte delle persone non possa scegliere, no? Anche semplicemente la stanza dove andare a lavorare, perché magari in famiglia le persone, più di una persona sono in smart working, magari c'è la famiglia a casa, quindi ti devi riservare un angolino, la stanzetta che ti rimane, insomma, e quindi non sempre, addirittura forse la cucina in alcuni momenti. Allora, in questo caso, quali sono le indicazioni? Come per esempio la luce artificiale ci può dare una mano? Ecco Giorgia, tu hai menzionato la cucina, molti di noi si devono insomma attrezzare nel lavorare nel tavolo da cucina. Io direi un paio di cose. Uno è il materiale appunto del tavolo. Si consiglia sempre avere comunque dei colori chiari, come anche il tavolo che ovviamente sono nei nostri uffici, che sono di tonalità chiare. Questo perché? Perché comunque essendo omogeneo rimbalza la luce indietro e comunque l'ambiente risulta più luminoso, mentre le superfici nere o comunque scure assorbono la luce. Per quanto riguarda quei bellissimi comunque tavoli in vetro
cristalli che ci sono nei soggiorni italiani spesso, questi comunque provocano forti riflessi e danno fastidio comunque alla vista e alla concentrazione, quindi io metterei comunque una tovaglia bianca a copertura del vetro e quindi si evitano, ecco, questi forti riflessi. Per quanto riguarda le luci, di solito in sospensione sopra il tavolo da cucina io le eviterei, quindi spegnerle e utilizzare solamente delle luci ambientali o delle luci da scrivania. Ah, ok. Qui infatti vorrei, ecco, fare una piccola distinzione tra chi lavora al computer e chi lavora invece, non so, solo sul piano orizzontale, quindi leggendo, scrivendo, facendo dei disegni, cucendo, comunque qualsiasi altra attività di questo tipo. Per chi lavora al computer direi una luce ambientale, quindi una luce ambientale significa le varie luci che sono nella nostra casa. Di solito abbiamo tutti a disposizione almeno una piantana che fa luce in diretta. Curarsi una piantana, per esempio. Esatto, perché la piantana ha una luce in diretta, quindi verso il soffitto e le pareti, simulando un po' la luce naturale, che non è diretta appunto solo su di noi e non crea forti ombre e riflessi, quindi ci fa concentrare ancora di più. E quindi lavorando il computer, luce ambientale e Basta questa. esatto, Cioè la lampada da scrivania, se si lavora al computer, è può abbastanza essere. inutile. Mentre invece sul piano, chi lavora, per esempio, chi disegna o chi scrive dei lavori sul piano orizzontale, qual è la soluzione migliore? Esatto, qui in questo caso comunque terrei la luce ambientale che di nuovo non crea contrasti e fa riposare un po' più l'occhio, e però avere anche qui in questo caso invece la luce diretta, quindi avere una lampada da tavolo con luce appunto sul nostro piano di lavoro, da utilizzare a destra se siamo mancini, mentre a sinistra se usiamo la mano destra, così evitiamo forti ombre e contrasti proprio sulla superficie dove lavoriamo. Qui per esempio vediamo, ci hai mandato questa foto della tua postazione lavoro, dove vediamo una lampada abbastanza particolare. Sì, esatto, per l'inizio comunque anche io mi sono un po' dovuta adattare e quindi lì era la prima stanza dove mi sono insomma Con una dove finestrella mi grande così. esatto, quasi al buio praticamente. E quindi con questa lampada che vedete qua, con luce diretta e indiretta, sono riuscita ad avere un ambiente comunque confortevole e sono riuscita a concentrarmi sul lavoro nonostante non avessi questo accesso alla luce naturale. Cogliamo l'occasione di spiegare un po' meglio che differenza c'è tra una lampada di nuova generazione con LED integrato e una lampada che monta una lampadina classica, seppur a LED. Cerchiamo di capire per questo tipo di utilizzo che differenza fa lavorare con una lampada di nuova Per lavorare consiglierei appunto una lampada di luce LED integrata. Questo perché ha comunque una qualità della luce migliore. Solitamente la tonalità del bianco è a 3000 gradi Kelvin, perché 2700, 2200 che è veramente caldo è quello che di solito è all'interno di una casa. 4000 gradi Kelvin, per esempio, è veramente fredda, proprio da sala chirurgica, come si suol dire. Quindi 3000 gradi Kelvin è quella congiunzione tra, diciamo, non essendo troppo fredda né troppo calda, che ci aiuta a concentrare. Eh, Oltre al fatto che la lampada con luce integrata LED hanno un indice di resa cromatica migliore. Questo significa che si percepiscono i colori in maniera molto più sensibile e migliore, affaticando meno l'occhio e quindi aiutandoci anche a concentrare. Bene, mi sembra che ci hai dato un sacco di consigli. Grazie ancora, sicuramente ne faremo buon uso Grazie a te per avermi invitato e spero insomma riuscirete a migliorare un po' la vostra illuminazione in casa. grazie mille.